Vince la Juventus, si porta a casa 3 punti che dopo la sconfitta col Parma e i risultati di oggi erano praticamente obbligati, andavano fatti, ma di certo vanno sempre andati a prendere. Però credo sia una vittoria che viene un po' oscurata, se vogliamo, perlomeno adombrata dall'espulsione di Yildiz. Ecco, prima dicevo, parlando dell'Inter, perché poi la mia testa oggi va sempre là, compiatitemi se potete, no? Nel momento di difficoltà, quando non riesce a venirne fuori di collettivo, c'è bisogno del giocatore che un po' vada a sparigliare le carte, crei superiorità, no? Ha quella verve, no? Tecnica di poter decidere. Ecco, Yildiz secondo me è un giocatore che comunque sta, no? In questa annata. Ma che succede? Perché si blocca, ragazzi? Perché si blocca? Scusate. Mannaggia la miseria, non ne va bene uno oggi, oh. Non ne va bene uno, incasenato tutto, setup, cosa. Porca ladra benedetta, perdonatemi ragazzi, vado avanti, non resettiamo che questo è capace che si blocca di nuovo, perdonate, oggi va così. Comunque dicevo, Ildiz, quel giocatore che comunque quest'anno dei colpi li ha fatti vedere e mancherà almeno la prossima gara, non so, tutti parlano delle prossime 2 gare appunto della Juventus, Bologna e Lazio. Quella sorta di gomitata neanche cattiva, è stata una reazione, un gesto, non dico istintivo, ma di stizza. No, secondo me non voleva essere cattivo, ma a volte vengono pesantemente, no, valutate queste situazioni, altre un po' meno, dobbiamo essere anche sinceri. Però credo che da regolamento ci sia poco da parlare, un gesto che sicuramente il giocatore doveva evitarsi. Adesso ne parliamo, così come poi apriamo anche una parentesi sulla Fiorentina, che qualcosina sono andato a recuperarla, perché comunque la Fiorentina anche lì, ecco, c'è. Poi oggi la vittoria della Roma. Ecco, la corsa a questo quarto posto è tutt'altro che chiusa. In realtà sono entrambi ancora da valutare, terzo e quarto posto, perché l'Atalanta stasera deve un po' chiudere la pratica e deve farlo, deve ancora giocare, quindi se riesco ne parliamo dopo, onestamente. Vediamo, perché la mia testa è un po' più sul Napoli, cercherò però di coprire un po' tutto. Quindi se volete iscrivetevi al canale per seguire i prossimi di contenuti, li ho appena citati, quindi non attivate la campanella, spolliciate per il nostro amico algoritmo, ad ogni modo grazie, perché comunque anche Job sto vedendo una marea di commenti, comunque di attestati, di supporto, e grazie, almeno questo va assolutamente detto. Sulla partita di oggi, onestamente, non è che ci sia molto da dire. La Juventus di Tudor adesso c'è abbastanza chiara, no? Questa squadra che quando può spesso prova ad andare in verticale. Oggi l'ha sbloccata grazie a un Nico Gonzalez che secondo me è un po' il giocatore rivitalizzato più degli altri. Lo so, sempre un po' incostante se volete, qua, però è il Nico che ogni tanto batte dei colpi, no? E quello di oggi comunque è un gol bello, un gol di grande qualità, poi si muove, è dinamico, si era fumato nel secondo tempo un altro, è comunque attivo, è dentro. E tutto questo, tutto ciò perché comunque Tudor, a differenza del precedente allenatore, ripeto, ha battezzato un po' degli 11, 12, 13, 14 giocatori, quelli sono. E in questo momento, no, di incertezza è comunque buono avere dei punti saldi. E proprio per questo motivo, magari l'espulsione di Ildiz e il talento del giocatore, soprattutto in partite molto più delicate, secondo me, rispetto a quella di oggi, era bene preservarlo, no? Preservarlo nel senso che non doveva fare una sciocchezza, doveva autopreservarsi. Ecco. E, torna al gol Colomani. Forse se ci fosse stato Vlahovic oggi sarebbe stata la giornata giusta, un po' anche per sbloccarsi, perché meno male col Monza
gli spazi li trova, in realtà gli spazi li aveva trovati anche prima Vlahovic, quindi è un discorso un po' che lascia il tempo che trova, ma oggi Colo subito la rovesciata, dopo un po' ha avuto l'occasione che si è fumato, ma alla terza chance l'ha buttata dentro e in questo momento io mo non so il bollettino medico per Vlahovic, ma avendo l'attaccante Colo che si è sbloccato, io continuerei con lui per le prossime due partite, che saranno partite spartiacque, Bologna e Lazio, se non vado errato. Ci sono tanti scontri diretti ed è il motivo per il quale tutto ciò mi porta a credere che ancora è tutto da vedere, è veramente tutto da vedere, perché anche la vittoria, ribadisco, della Roma, che però la prossima lo gioca con la stessa Fiorentina e quindi adesso tra un po' apriamo il capitolo Fiorentina, sono tanti belli incontri. Bologna-Juventus potrà dirci tantissimo, però dobbiamo vedere il Bologna, ancora c'è la gara da giocare, le partite vanno sempre prima giocate e poi magari ne parliamo un po', perché in questo momento abbiamo visto come le cose possono cambiare. Io non mi aspettavo che la Juventus faticasse così tanto col Parma, nonostante il Parma, ripeto, in molti l'hanno un po' sottovalutato, ma il Parma di Chivo l'ha fatto vedere che è una squadra un po' diversa. Ehm, Però si sono evidenziate delle difficoltà. La Juventus comunque oggi ha fatto la sua gara, poi la solita... Oh, di nuovo ragazzi, devo risolvere sta cosa, se no qua è un casino. Io non lo so, io non lo so praticamente. E l'ha fatto vedere, mamma mia, so proprio oggi, sono proprio andato, no? Quando le cose non vanno, non vanno. La solita discesa di Thuram, dei punti fermi ci sono, secondo me buona partita anche dietro di Veiga. Questo è, però ribadisco, io la Juventus la voglio vedere nelle prossime due gare e lì vediamo un po', no? Di che pasta è fatta la squadra di Tudor, no? E per quanto riguarda la Fiorentina, la gara di oggi comunque lo so che qualcuno dirà, ma con l'Empoli, come per la Juventus magari col Monza, però il discorso della Fiorentina è che tante volte i punti li ha lasciati proprio contro queste squadre qua, quindi c'è poco da fare gli schizzinosi in tal senso. Le partite te le deve andare poi ad aggredire, i punti te li devi andare a prendere. E oggi la Fiorentina senza se e senza ma lo fa e lo fa anche senza delle assenze illustri, perché comunque alla Fiorentina oggi mancava gente come Totò, come lo stesso Ken, e sono due giocatori importantissimi. E nonostante ciò, abbiamo visto che può variare anche il centrocampo con Adli, che secondo me oggi ha fatto una grande partita per quello che sono riuscito a vedere, gol, assist, tenuto in mezzo al campo. Poi io l'ho già detto, lo ribadisco, io stravedo per Mandragora. Per me Mandragora, mamma mia, ecco, si parla per esempio tanto di Frattesi, 40 o 50 milioni per Frattesi. Mandragora di quanto vale? Perché Mandragora pure fa sempre gol, attacca sempre bene gli spazi, fa delle giocate incredibili, il gol è bellissimo, è un giocatore di sostanza e non è che fa solo sa fare anche l'altra fase Mandragora, quindi la Fiorentina comunque devo dire è riuscita a valorizzare dei bei elementi e la squadra vede il primo gol come ha attaccato lo spazio, bucando un Empoli magari che non si è fatta trovare proprio precisa, però sapete, la Fiorentina, lo ribadisco, magari non riesce però ad andarci, però oggi la Fiorentina, ribadisco, ha 59 punti, sta facendo un campionato dignitosissimo e di questo va assolutamente preso atto. La Fiorentina, vada come vada, se la sta giocando questa opportunità e se la sta giocando fino in fondo. Questo lo dobbiamo assolutamente dire. Quindi, secondo me, è un lavoro buono e quello che è stato fatto e deve continuare, onestamente. Va bene, signori, dai, ditemi cosa ne pensate voi. Se volete commentate, leccate e iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Nischio.